Nati in un quartiere di Palermo povero, il quartiere della Calza. Noi siamo nati e cresciuti in quel quartiere. E c'erano dei capi mafia che abitavano in quel quartiere. E abbiamo giocato con quei bambini che poi tanti di loro purtroppo avrebbero preso delle cattive strade. I bambini che poi Paolo nel suo lavoro da magistrato si è trovato davanti. La prima cosa che gli chiedeva è: ma tu come giocavi da bambino? Mio padre muore quando noi siamo ancora giovani. Paolo aveva 22 anni e Paolo diventa improvvisamente capofamiglia. Siamo trovati anche in difficoltà economiche e Paolo ha dovuto supplire a queste difficoltà cercando di fare qualche lavoro, qualche lavoretto per portare qualche lira a casa. Dava lezioni ai suoi ex colleghi, faceva le tesi per i ex colleghi, le batteva poi anche a macchina. Beh, il rapporto tra me e Paolo era come tutti i rapporti tra i fratelli maggiori e i fratelli minori, era un rompiscatole Paolo. Sempre avere autorità su di me, comandarmi, e io come fratello maggiore, io che sono stato sempre un ribelle, sopportavo male questa fatica. Problema essere fratello di un fratello come quello, perché era davanti a me nella scuola, era molto bravo a scuola e io dovevo essere bravo per forza per inseguirlo, per non sfigurare davanti a lui. E l'avere scelto l'ingegneria forse è stato dovuto al fatto che Paolo l'unica materia in cui era più debole era proprio la matematica. Sempre tormentata Rita, io e Paolo ci coalizzavamo per prenderla in giro. Ci eravamo inventati che non fosse figlia dei nostri genitori ma fosse stata adottata. La mia sorella Adele invece era più grande di noi, era più grande anche di Paolo, aveva 3 anni più di Paolo, e noi prendevamo in giro anche lei e la chiamavamo materna perché era sempre con i genitori, con le mamme. Non ha mai accettato che io abbia potuto scegliere di andare via da Palermo. Cercava sempre di farmi cambiare idea e allora per farmi cambiare idea mi diceva: ma se resti a Palermo, se torni a Palermo, sai, io ti posso dare delle perizie. Ogni telefonata mi diceva sempre la stessa cosa, mi diceva: Toto, ma perché non torni? E io gli davo delle risposte cattive, gli dicevo: Paolo, ma cosa torno a fare in quella città? Perché non c'è più la mafia, non ci sono più i morti ammazzati per strada, adesso c'è lavoro per un ingegnere. Gli davo risposte di questo tipo, erano risposte che a Paolo doveva fare male. Quando hanno ucciso Giovanni Falcone è come se Paolo avesse cominciato a morire proprio quel giorno. Cambia completamente, cambiano i suoi occhi, cambia la sua maniera di parlare, di vedere. Quando guardava qualcuno sembrava che non guardasse la persona che aveva davanti, ma sembrava che guardasse alle sue spalle. Disse: vieni via da Palermo, fatti trasferire a Roma, a Torino, a Firenze, dove vuoi, ma vieni via da quella città, se resti lì ti ammazzano. Mi disse: io non accetterò mai di fuggire, io presterò fino all'ultimo fede
al giuramento che ha fatto allo Stato. E io in quelle parole sentii quasi un rimprovero. Io ero fuggito, o se non ero fuggito, avevo creduto andando via da Palermo di lasciarmi tutto alle spalle, tutto quello che non mi piaceva. Paolo diceva Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla. Mia madre era una donna che sembrava molto riservata, sembrava timida addirittura, e invece era una donna fortissima. Alla morte di Paolo ha reagito come meglio non poteva, con un dolore composto. Non aveva ancora messo le scarpe, aprì la porta e scese, andò, fece per scappare. Era a piedi nudi. Le scale erano ingombre di pezzi di vetro, di schegge di vetro. Mio fratello, con gli ultimi anelli di vita, perché era ancora lì, non aveva avuto il tempo di staccarsi, di andare via dal suo corpo, abbia preso mia madre in braccio, l'abbia scesa portata giù lungo le scale. Mia madre arrivò al pian terreno senza neanche un taglio nei piedi. La prima cosa che ha voluto fare dopo la morte di Paolo è di essere portata dalle mamme dei ragazzi che avevano perso la vita insieme a Paolo, e quando la portavamo da loro lei si inginocchiava davanti a queste mamme, e sono mamme, la maggior parte di loro ormai sono andate via senza avere né verità né giustizia, che non avevano neanche la consolazione di sentire nominare il nome dei loro figli. Una volta erano un incontro in una scuola e c'era la mamma di uno di questi ragazzi, di Agostino Catalano. Venne un giornalista e gli chiese come si chiamava suo figlio, e quella mamma scoppiò a piangere e disse: io sono la mamma di un ragazzo che si chiama Scorta, perché sono così e soltanto così sentiva chiamare suo figlio. Davanti al portone di Via D'Amelio ha voluto fare cantare un albero d'olivo che ha fatto venire apposta da Betlemme, perché quella strada diventasse simbolo di pace e di amore piuttosto che di violenza e di sopraffazione. E ha passato gli ultimi anni della sua vita affacciato a quel balcone a guardare i giovani che andavano a trovare quell'albero. Credo che sarebbe voluto andare via insieme a suo figlio, e invece ci ha regalato altri 5 anni della sua vita, 5 anni della vita in cui ormai il suo unico pensiero era quello di avere verità. Sapeva che morendo avrebbe raggiunto suo figlio, ed è stato come se piano piano si addormentasse. Io l'ho quasi cullata mentre moriva e ho sempre rimproverato mia sorella Rita, che invece se n'è uscita dalla stanza, non ha voluto assistere al momento perché forse aveva paura della morte. Io non ho mai avuto paura della morte, per me la morte è come addormentarsi, e così ho fatto addormentare mia mamma in braccio a me, come lei mi addormentava in braccio a lei quando ero piccolo.